Salve a tutti cari spettatori, sono il The Gaetanic Boss e oggi è la giornata più importante degli ultimi 5 anni passati dalla Gaetanic. Perciò, dato che è una giornata estremamente importante, ricapitoliamo tutta la storia della Gaetanic. Torniamo a maggio-giugno 2018, dove io fondai la compagnia mondiale Gaetanic, che poi il 31 ottobre dello stesso anno divenne Gaetanic Super World Company, la quale un anno dopo divenne Gaetanic e comprendeva gli odierni Gaetanic Group. Per un anno non ci furono cambiamenti fino al 31 ottobre 2020, in cui la Gaetanic divenne Gaetanic SPA. Fin qui tutto ok, a parte per l'errore di Gaetanic SPA New Holding, che è durata solo una settimana. Ma il vero errore che però ci ha portati alla vittoria è stato il seguente, ovvero il 5 giugno 2021 era una giornata ordinaria sia per me che per la Gaetanic, ma a un certo punto si fu un misto tra bug e mini hacking del sito di Gaetanic SPA e quindi si mescolarono pagine e cambiò il tema. Dopo ciò credo che tutti voi la storia la conosciate. Infatti nell'estate 2022 abbiamo presentato la carrucola giocattolo 7 e il cannocchiale multiuso, poi abbiamo presentato a settembre l'X Fold 5, in seguito X Watch e Gaetanic Buzz. Poi, dato che i prodotti del 2022 non erano più in vendita, allora ad aprile 2023 abbiamo fatto il terzo G-Corpo Unpacked ed oggi, dopo tanti mesi, siamo tornati in un nuovo Unpacked per presentare nuovi prodotti e festeggiare il traguardo di 5 anni della Gaetanic. E ricordate che anche la presentazione di cannocchiale multiuso e carrucola giocattolo 7 erano un Unpacked. Quindi questo è il quinto G-Corpo Unpacked. Perciò, senza dire nient'altro, diamo inizio a questo fantastico Unpacked. Quindi ho l'onore di darvi il benvenuto al G-Corpo Unpacked 5 anni di Gaetanic. Avete appena visto l'intro di questo fantastico G-Corpo Unpacked, quindi siamo pronti ad iniziare. In questo Unpacked proseguiremo la categoria X di Foldable e Wearable. Quindi ecco i nomi dei nostri nuovissimi prodotti, ovvero il nuovissimo X-Watch Gen 2023, poi il fantastico X-Watch Pro e il rivoluzionario X Flip Fold, che è uno smartphone pieghevole. Adesso verrà il mio carissimo manager Lorenzo a parlarvi di X-Watch Gen 2023 e X-Watch Pro. Ciao a tutti, sono Lorenzo, il manager del DE, e in questo nuovo G-Corpo Unpacked vi presenterò i nuovissimi smartwatch, cioè l'X-Watch Gen 2023 e l'X-Watch Pro. Vediamo le loro specifiche e vediamoli dal vivo. Ecco a voi il primo prodotto di oggi, ovvero l'X-Watch Gen 2023, che potete vedere al mio polso. Ora vi illustrerò le sue specifiche. Abbiamo un display, il nuovo Windscreen 1.0, il quale ha un diametro di 1,5 pollici e una frequenza di aggiornamento che va da 60 a 90 Hz. Ora passiamo alle misure del watch. Il diametro del quadrante è di 40,2 mm, lo spessore del quadrante è di 6,7 mm e la lunghezza del cinturino è di 15,5 mm, la quale lo rende adatto ai polsi più piccoli. Nel caso in cui il cinturino fosse piccolo, potete rispondere alle email di conferma dell'acquisto, indicando le misure adatte per il vostro polso. Ora passiamo al processore, ovvero il G-Processor 1.0 Watch, un processore potentissimo per uno smartwatch, che se fosse su un telefono con esso si potrebbe giocare a 2 videogame in 3D contemporaneamente e senza rischio di surriscaldamento, funzione che il processore del primo X-Watch non aveva.
Ha la batteria che è molto simile a quella del suo processore, però è stata migliorata con alcune funzioni di quella del G23 e G23 Plus. Oltre a questa differenza ce ne sono altre, ovvero il nome, dove al posto di wireless c'è Wear, quindi G-Corpo Super Wear Battery, e i milliampere-ora, che sono 15.000 al posto di 5.000. E stavolta non abbiamo un nuovo caricatore, quindi lui e tutti i prodotti di oggi si ricaricheranno con Wireless Charging 10.0 Gen 2. Ora parliamo delle differenze con X-Watch Pro e poi della nuova G-Wear UI. Forse ricorderete che il nostro primo smartwatch aveva una fotocamera e un sensore di impronte digitali. Beh, la fotocamera è stata eliminata, ma il sensore di impronte è rimasto solo su X-Watch Pro. Il sensore è lo stesso dell'X-Watch, solo un po' più velocizzato. Parliamo delle differenze con X-Watch Gen 2023. Il display è di touchscreen 2.0, che è leggermente più grande rispetto all'altro watch, ovvero 1,6 pollici. Il processore è il G-Processor 2.0 Watch, il migliore rispetto alla versione base. La batteria è uguale e cambiano soltanto le misure, ovvero il diametro del quadrante è di 44,2 mm, lo spessore del quadrante è di 7 mm, quindi solo 0,3 mm in più. Il cinturino è uguale, sono le stesse. Queste sono le differenze con X-Watch Gen 2023 e ora parliamo della G-Wear UI 5.0 e 5.1. Entrambi gli smartwatch di oggi nascono con G-Wear UI 5.1, ma la 5.0 è un aggiornamento per il precedente watch. Le uniche differenze sono la G-Wear UI 4.1, il miglioramento dell'interfaccia e delle funzioni. Tutte le features si possono trovare nella schermata di aggiornamento. Il preordine del watch e l'aggiornamento della nuova G-Wear UI saranno disponibili martedì 31 ottobre. L'acquisto dei watch sarà disponibile dal lunedì 6 novembre. Adesso verrà il D a testare questi fantastici smartwatch. Grazie Lorenzo, come già anticipato vi sono venuto a testare questi nuovissimi smartwatch, più precisamente l'X-Watch Pro. Adesso lanciamolo in aria per poi farlo cadere a terra. Eccolo qui. Prendiamolo. Ed ha resistito. Adesso lanciamolo con forza in questa bacinella. Ok. Come potete vedere è resistente anche all'acqua. Infatti lui e X-Watch Gen 2023 sono entrambi resistenti all'acqua e alle cadute e sono certificati IP78. Adesso vi introdurrò le novità di G-Corpo for the Planet. Dopo vari mesi dalla sua nascita, G-Corpo for the Planet continua a rendere sostenibile la Gaetanic. Infatti, oggi vi introduco Sostenibilità 2.0, nuovo progetto di G-Corpo for the Planet, che sarà alimentato proprio da voi. Infatti, selezionando sì nella barra Sostenibilità 2.0, quando acquisterete un prodotto Gaetanic, vi arriverà insieme al prodotto un seme di albero da bosco, in modo tale che lo potete far nascere a casa vostra e poi piantarlo in un bosco vicino a voi. Sostenibilità 2.0 sarà disponibile da oggi, domenica 29 ottobre, e per prodotti del 2023 e anni successivi. Ora verrà Vincenzo a parlarvi di X Flip Fold. Salve a tutti, sono Vincenzo, ingegnere e produttore informatico della Gaetanic. Sono qui per mostrarvi il nuovissimo X Flip Fold. Eccolo qui. Quali sono le particolarità di questo telefono, vi starete chiedendo? La prima è la possibilità di apertura flip. La seconda invece è che potendolo aprire nuovamente possiamo farlo diventare un fold. Questa feature però non è ancora disponibile per questo prototipo, ve la presenteremo presto in un nuovo video della Gaetanic. Vi starete chiedendo perché scegliere X Flip Fold. Questo dispositivo si rivolge soprattutto alle persone che hanno bisogno di lavorare in movimento e di svolgere diverse attività nello stesso momento. Iniziamo a parlare ora delle specifiche.
Questo smartphone ha 3 display, uno esterno da 2,7 pollici, uno parzialmente interno da 6,5 pollici ed uno completamente interno da 7,7 pollici, e poi che è poco più della metà di un tablet. Il display esterno a 2,7 pollici offre una frequenza di aggiornamento che va da 60 a 120 Hz e il parzialmente interno da 90 a 210 Hz, così come il schermo completamente interno da 7,7 pollici. Questa cosa, se ben ricordate, è uguale al G23 Ultra. Avremo infatti anche lo stesso tipo di batteria, ovvero la G-Corp Super Wireless Battery 2.0 e lo stesso processore ridisegnato per l'X Flip Fold. Infatti il suo nome sarà G-Processor 5.0 Gen 2 for X Flip Fold. Riprendiamo un attimo il nostro Flip Fold per parlarvi delle fotocamere. Sulla sinistra abbiamo una camera macro da 20 megapixel, un teleobiettivo zoom ottico 10x da 50 megapixel, una camera principale da 200 megapixel, una super ultra grandangolare da 180 gradi 108 megapixel, la torcia ed infine un zoom digitale fino a 100x. Abbiamo quindi capito che con questo smartphone potremo scattare delle foto incredibili. Ci stiamo tutti vedendo quindi, ma avrà abbastanza memoria per contenere tutte? Ovviamente sì, il taglio memoria va da 512 GB fino a 10 TB, proprio come il Geni 3 Ultra. Visto che è proprio una copia, per non renderlo uguale al Geni 3 Ultra, l'amplificazione e il gaming saranno proprio, indovinate come? Come il Geni 3 Ultra. Nonostante sia così tanto simile al Geni 3 Ultra, il Flip Fold non ha una G Pen, però chissà, potrebbe arrivare in futuro. A questo punto manca solamente la nuova interfaccia, ovvero la GUI 5.1.1, ma di questo ve ne parlerà il D. X Flip Fold sarà disponibile per il preordine da martedì 31 ottobre e per l'acquisto da lunedì 6 novembre. Sono venuto a presentarvi la GUI 5.1.1 e le altre novità software di oggi. Partiamo! La GUI 5.1.1 è un grandissimo aggiornamento per i foldable Titanic, quindi solo per X Fold 5. Va a migliorare tante funzioni dei foldable come il multi-window. Questo aggiornamento sarà disponibile da oggi, domenica 29 ottobre. Ma aspettate, perché non abbiamo solo la GUI 5.1.1 come aggiornamento di oggi, ma abbiamo anche la nuovissima GUI 6 basata su G-Software 11, che è un grandissimo aggiornamento per tutti i prodotti 2023 e va a migliorare tantissimo le varie versioni di GUI 5. Una delle novità più significative è quella del change della barra dei quick toggle. Questo fantastico aggiornamento sarà disponibile da martedì 31 ottobre. Se ricorderete, all'inizio vi ho detto che in questo Unpacked avremmo presentato nuovi prodotti e festeggiato i 5 anni della Titanic. E adesso mancano i festeggiamenti, quindi diamo inizio alla festa! Iniziamo quindi questa festa con le novità che arriveranno da martedì 31 ottobre. Prima novità, dal 31 ottobre saranno rimossi tutti gli abbonamenti a tecnologia avanzata. Seconda novità, dal 31 ottobre Titanic Informazioni si trasformerà in G-News Blog, un mix tra blog e newsletter, in cui verranno pubblicate varie news e novità. Terza novità, dal 31 ottobre saranno eliminate tutte le funzioni obsolete del sito. Grazie a Lorenzo e Vincenzo e ci vediamo tra poco per salutare e ringraziare tutti voi. Sono tornato per salutare tutti voi e ringraziare tutti i partecipanti di questo Unpacked. Quindi ringraziamo Vincenzo, Lorenzo, i tecnici del G-Corp Unpacked e tutti i dipendenti della Titanic. Grazie anche a tutti voi per aver visto questo fantastico Unpacked. Ci vediamo al prossimo! I got the golden touch.